Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Qualcuno di voi mi aveva detto che mancava un po' di verde, abbiamo aggiunto anche il verde alle nostre spalle, devo dire ci sta anche particolarmente bene, quindi vi ringrazio per il consiglio. In questo video andremo a vedere quella è la situazione degli incentivi statali. Sono stati approvati da poco, quelli sono i nuovi incentivi e praticamente sono un rifinanziamento dei vecchi e diciamo alcune postille un po' per me negative in quanto sono state anche rinnovate incentivi e io personalmente mi sarei abbondantemente risparmiato. Parliamo di un plafond di 300 milioni di euro, 200 milioni per me abbastanza diciamo non considerabili, 60 milioni di questi andranno al mondo elettrico e 40 milioni andranno davvero a una novità. Questa è proprio una novità, all'acquisto di una vettura diciamo usata, non solo elettrica, il peccato anche un po' qui, con rottamazione. Ma ora andiamo a vedere tutto nello specifico con le slide del caso, vi farò vedere come funzionano i nuovi incentivi, faccio vedere davvero quelle sono le categorie che vengono diciamo interessate e quindi ragazzi non ci resta andare a vedere insieme. Siete pronti? Andiamo! Come vi dicevo, i primi 200 milioni sono di una fascia e io personalmente mi sarei abbondantemente risparmiato. La fascia 65-135 grammi di CO2 a chilometro. Pensate, oltre un etto a ogni chilometro percorso. Bah. Insomma, funziona in questa maniera. L'incentivo di 200 milioni per finanziare questa categoria qua, con un prezzo di listino inferiore ai 40.000 euro, IVA, IPT e messa su strada escluse. Quindi praticamente parliamo di vetture che costano fino a 50.000 euro. Ora io dico, se tu vuoi aiutare quelle sono le persone a acquistare una vettura, magari dici la vettura elettrica ancora non fa per loro, boh, la vettura elettrica magari hanno bisogno di un mezzo per muoversi, ma magari piccolo, una Panda, potevo arrivarci, ma finanziare fino a 50.000 euro una vettura termica, per aiutare cosa? Ma io personalmente l'avrei un po' evitato, quantomeno l'avrei diciamo formulata in maniera differente. Questi sono i 200 milioni di euro. Poi abbiamo i 40 milioni di euro per finanziare quelle sono le vetture elettriche e plug-in per la fascia 0 60 grammi di CO2 a chilometro. Prezzo naturalmente, come dicevamo anche in passato, inferiore a 50.000 euro, IVA, IPT e messa su strada escluse. Quindi qua non abbiamo nessuna novità, abbiamo un rifinanziamento per 60 milioni di euro per quanto riguarda il nostro mondo a zero emissioni, ma non solo, anche le ibride plug-in. Avevamo già un plafond residuo, mi pare, sui 20 milioni di euro, questo va a rifinanziarlo per questo anno, credo proprio siamo diciamo a postissimo, se possiamo utilizzare questo termine. Abbiamo in arrivo, abbiamo già visto nel mese passato, nel video che abbiamo visto gli ultimi 6 mesi, abbiamo l'arrivo della Dacia Spring, per me farà numeri pazzeschi, alcuni di voi, anzi diversi di voi mi hanno detto di averla acquistata, vi faccio i miei assolutissimi complimenti, sarò curioso di vedere come concluderà l'anno nelle consegne, soprattutto l'anno prossimo, perché avrà tutti i 12 mesi alla sua merce, perché per me farà numeri pazzeschi, strepitosi, quindi sarò curioso davvero di vedere la Dacia Spring come si comporterà. Comunque sia, questo è un rifinanziamento e per quest'anno siamo a posto. La novità sono i 40 milioni di euro per quanto riguarda il mondo usato e ora andremo a vedere davvero come funziona il tutto. Abbiamo naturalmente un prezzo di accesso inferiore ai 25.000 euro per quanto riguarda il prezzo residuo e ora guarderemo un po' nel dettaglio tutti quelli che sono gli scaglioni dall'elettrico, ibrido, termico, ahimè, insomma li guarderemo tutti per quanto riguarda davvero le scontistiche applicate con rottamazione, senza rottamazione, per quanto riguarda l'usato solo con rottamazione. Il mezzo deve avere più di 10 anni, 12 mesi di proprietà, come abbiamo fatto noi che nel canale Marche Elettrico, voi mi seguite da tempo, avevamo preso una vecchia Renault Twingo degli anni 90 gratuitamente pagando quello che è stata l'IPT e il passaggio di proprietà, insomma sui 300-400 euro il tutto. Ora c'è un video passato che vi può, insomma, se vi interessa andate a ricercarlo all'interno del canale. Insomma l'investimento fu totale, meraviglioso, piazzare quella della vettura nel campo dei miei genitori, la lascia lì a macerare, a maturare come il vino buono per un anno, vino buono anche di più, ma insomma in questo caso anche un anno e mezzo, perché poi per la consegna ci fu davvero pandemia e quant'altro, fu una cosa abbastanza lunga, quindi ci volle più di un anno e mezzo dal momento in cui presi la Renault Twingo e quando presi l'Opel Corsa elettrica, quindi fu molto maturata la Renault Twingo. Insomma nel caso riguardate il video, diciamo è possibilissimo anche realizzare quella una rottamazione partendo semplicemente da non averla e quindi avere una scontistica maggiore. Ma ora guardiamo
guardiamo nello specifico, tutte quelle sono le scontistiche. Le scontistiche abbiamo per lo 0,20 grammi senza rottamazione 6.220 euro, così divisi 4.000 euro di incentivo statale, 1.000 euro di scontistica e 1.000 euro più IVA per quanto riguarda davvero lo sconto applicato dal concessionario. Con rottamazione invece abbiamo 10.440 euro, così divisi 6.000 euro di incentivo statale, 2.000 euro di scontistica e 2.000 euro più IVA sempre di scontistica, per un totale quindi come dicevamo di 10.440 euro. Per la fascia 21-60 grammi senza rottamazione abbiamo 1.500 euro di incentivo statale, 1.000 euro di scontistica e 1.000 euro più IVA di scontistica, per un totale di 3.720 euro. Con rottamazione abbiamo 2.500 euro di incentivo statale, 2.000 euro di scontistica e 2.000 euro più IVA di scontistica, per un totale di 6.940 euro. Per la fascia 61-135 grammi solo con rottamazione abbiamo 1.500 euro di incentivo statale e 2.000 euro di scontistica più IVA anch'essa, quindi per un totale di 3.940 euro. Ora guardiamo per quanto riguarda il mondo usato, che è interessante sotto questo punto di vista. Fascia 0,60 grammi con rottamazione 2.000 euro di incentivo, fascia 61-90 grammi 1.000 euro naturalmente tutte con rottamazione, 1.000 euro di incentivo, e la fascia 91-160 grammi 750 euro, già troppo anche questi. La vettura non deve aver avuto nel passato quelle sono incentivi. Quindi ragazzi, abbiamo visto quelle sono le varie fasce di incentivazione statale. Per sotto il profilo della vettura elettrica non è cambiato niente, c'è stato un rifinanziamento, quindi per quest'anno io direi non ci sono assolutissimamente problemi. Per quanto riguarda il mondo termio vi è stato questi 200 milioni che per me sono un po', diciamo, trascurabili, nel senso, io se proprio posso capire, uno ha bisogno di comprare una vettura, c'ha poi denari, vuole prendere una Panda, aiutiamolo a prendere una Panda, lì posso arrivarci. Ma incentivare fino a 50.000 euro una vettura è proprio obbligatorio? Non lo so, diciamo, io avrei considerato un po' differente sotto questo punto di vista. E poi c'è stata la novità per quanto riguarda il mondo usato, anche esso vi è un mondo termio fino a 160 grammi, insomma, vabbè. Comunque sia, per quanto riguarda il mondo elettrico avete visto quella è l'incentivazione 2.000 euro, ragazzi. Però se andate a prendere una vettura elettrica con l'usata con rottamazione, attenzione, non abbia avuto precedentemente accesso a quelli sono gli incentivi statali, se no rischiate di perdere quella è la scontistica dello Stato, quindi attenzione sotto questo punto di vista. Io ragazzi vi ricordo, la settimana prossima andremo a vedere quello è il primo video per quanto riguarda la preparazione di un viaggio, quindi come si fa a prenotare e guardare quelle sono le strutture ricettive che danno la possibilità di ricaricare gratuitamente all'interno della propria struttura, e andremo a vedere quelle sono le applicazioni imprescindibili da avere sul proprio device per quanto riguarda i viaggi extra Italia. Successivamente avremo un video in cui andremo a vedere quelle sono le applicazioni che io vi consiglio di avere per quanto riguarda il mondo della ricarica, ciò che noi avremo utilizzato, che utilizzeremo per il nostro viaggio, le ricariche, come le gestiremo, le card, quelli sono gli abbonamenti che abbiamo già attivato per il nostro viaggio. Insomma, avrete modo nei due video successivi, li ho divisi che almeno se uno può essere più interessato a uno o l'altro, se li decide in autonomia o tutte e due, insomma farete voi sotto questo punto di vista. Io ancora vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora l'aveste fatto, vi saluto davvero, un bacione a tutti, sempre Forza Elettrica, alla prossima, ciao!